A me piacerebbe che esistesse finalmente una microcamera stabilizzata così efficiente da farci tutto, come video per YouTube, vlog. Potrebbe seguirmi con un face tracking efficiente. Potrei fare delle inquadrature artistiche. Se fosse così furba da poter staccare la lente stabilizzata dal registratore, la potrei agganciare ovunque, in macchina, in moto, per far riprese da punti di vista davvero forti, anche quando faccio sport. Ma voi vi fidereste a comprare una Pocket Gimbal diversa dalla DJI Osmo Pocket, dal Moza Moino, dallo Snop Avumate? Feiyutech Vlog S2 ha veramente delle caratteristiche innovative, di cui andremo a vedere adesso i potenziali pregi e poi i difetti. La possibilità di utilizzare un extension pole, quindi di tenere la Pocket Gimbal Camera Action, madonna che nome lungo, lontano da me, mi permette di avere le inquadrature diverse che rendono ovviamente più interessante la narrazione per riprendere anche quando muoio sui sentieri. E poi un face tracking efficiente è molto interessante perché a parte che lui ci segue ovunque noi andiamo, ma poi dà parecchio dinamismo alle scene. E finalmente uno stabilizzatore con il selfie mode, perché tutti gli stabilizzatori per smartphone il selfie mode fa girare la camera e diventa la camera selfie, che è la camera peggiore. Invece la camera migliore è quella posteriore, e questo finalmente c'ha il selfie mode, gira in modo che ti riprende, cioè c'ha una camera giustamente e quindi quella fa girare. A me piace un sacco fare le riprese sulle moto, e quindi il poter staccare la lente che è stabilizzata e metterla sul serbatoio, sul manubrio, sul sellino, sul casco, e poter comunque vedere come sta venendo l'inquadratura, perché tu hai l'LCD collegato al filo, perché altrimenti devi agganciare la action camera tramite un'app da smartphone, diventa un casino. E invece così funziona tutto perfettamente. Il dubbio certo è, ma poi fino a quale velocità è stabile? Perché oltre 100 all'ora c'è un bel vento. Questa gimbal fino a quale velocità non vibra? E non solo per le riprese per quando vado in moto, in macchina, si può anche utilizzare per altri sport. E a quel punto ho una gimbal abbastanza completa, perché faccio riprese normali stabilizzate, riprese poi in soggettiva, siccome diventa un wearable, me la metto sul braccio, me la metto sulla gamba con dei punti di vista innovativi, e a quel punto anche utilizzo l'extension pole e posso fare delle riprese o dal basso o low angle, come dicono in inglese, o high angle, quindi dal basso o dall'alto, per dare uno spunto diverso in più alla mia narrazione quando faccio video. 4K 60 è la risoluzione buona per fare anche scene d'azione, ma la cosa veramente interessante sono i 120 megabit di bitrate, che praticamente lo porta a livello di Insta360. Quindi un bitrate che promette di avere basso rumore anche le scene notturne. Andremo a verificare questa cosa però, Ma ci sono delle cose che mi creano dei dubbi, tipo questo caso che si aggraviglia al suo supporto. Cioè a me a elettrotecnica hanno insegnato che il cavo elettrico non deve aggrovigliarsi, se no dopo un po', a furia di tensioni e torsioni, si rovina. E se dopo un anno il cavo non va più, mi fanno cambiare tutta la gimbal, o un cavo di riserva che mi danno già loro nella confezione magari? No, lo so già, ma magari me lo vendono a 10 euro, non a 60, Nelle riprese ufficiali la qualità video mi sembra veramente a livello delle migliori action camera, tipo la DJI Osmo Pocket per intenderci, o una GoPro Hero 7, 8, 9, insomma camere veramente con un'ottima definizione, una buona resa dei colori e una buona gamma dinamica. Ma se poi quando mi arriva mi rendo conto che così non era, io non vedo l'ora di provarlo e di registrarlo, perché io le metto veramente in difficoltà, le action camera, Pocket Gimbal o quello che volete. Guardate le mie prove in cui faccio i video in controluce, i video low light al tramonto, lì si vede veramente quando le camere sono buone e funzionano bene, mica quando riprendi alla luce del giorno. E la durata della batteria potrebbe essere un problema, perché credo di aver visto che 4K 60 non registra neanche un'ora. E questo non va bene, cioè secondo me le batterie minimo dovrebbero fare un paio d'ore. Si può collegare un microfono esterno tramite adattatore, cioè, ma non potevamo fare semplicemente una presa TRS dove uno attaccava un microfono, una ricevente per microfono, tipo ci mettevi Rode Wireless Go, Saramonic Blink 500, qualsiasi altra cosa wireless con trasmettitore e ricevitore. E poi un altro dubbio che ho è sulla stabilità, cioè quando è montata sull'extension pole, molto figo che io faccio queste riprese da lontano, ma la stabilità è ugualmente buona sull'extension pole, perché la gimbal, quindi lo stabilizzatore carranico, è alla fine di un tubo. Quindi banalmente io adesso faccio una curva, no?
dovrebbe diventare più difficile obiettivamente, quindi non sto parlando di una scarsa qualità, ma tenere una buona stabilizzazione, perché un conto è fare un video a questa distanza, no? E dovrebbe risultare più facile da stabilizzare, e un conto è fare video a questa distanza con il bastone selfie. Se poi lo allungo ancora di più di quello che è previsto dal Vlog Pocket S2, voglio vedere cosa succede. E poi ci sono degli aspetti che non sono chiari, tipo è waterproof come questa DJI Osmo Action, che adesso è immersa nell'acqua e non ha bisogno di una custodia esterna, perché o piove o comunque fai delle riprese così al fiume in momenti d'azione, è molto più figo, no? Va bene, sono un po' stanco, sono giunto alla fine di questa prova in Valle d'Aosta, dove vi consiglio di venire perché è una vallata stupenda. Come al solito, qualsiasi domanda, dubbio, aveste nei commenti. Vi ricordo, Marco risparmia tutto, poi per risparmiare su tutti questi oggetti tecnologici fino al 50%. Ma perché non iscriversi? Alla prossima!